Prendete un gruppo di ragazzi socialmente disastrati e appassionati di anime e videogiochi. Rinchiudeteli dentro un viaggio verso una fiera del fumetto, riempite il tutto di parole giapponesi infilate a caso nelle frasi, traumi repressi, malattie mentali e disagio emotivo. Ed ecco To Kawaii for Comfort, una serie che all'inizio sembra solo una presa in giro della cultura weeb, ma che episodio dopo episodio si trasforma in qualcosa di molto più profondo e disturbante. Sì, la storia di cui vi parlerò oggi è molto diversa dal solito, ma da quando l'ho scoperto non riesco a pensare ad altro, quindi volevo condividerla con voi. Prima di continuare, chiariamo delle cose. Prima di tutto non sarà una recensione vera e propria, vorrei piuttosto raccontarvi cosa succede e riflettere insieme su alcuni aspetti. Per questo aspettatevi degli spoiler sulla serie e riferimenti a una caterva di temi sensibili. Quindi se vi sentite a disagio lasciate perdere questo video e andate a guardarvene altri sul mio canale, ce ne sono davvero tanti tra cui scegliere. E se non ci conosciamo, ciao miao, io sono Esther e sono una grande appassionata della cultura giapponese. Non dimenticare di iscriverti al canale e considera l'idea di abbonarti per contenuti esclusivi. Ma adesso iniziamo! To Kawaii for Comfort è una serie comedy-drama indipendente pubblicata su YouTube nel 2017 da 6 episodi, ciascuno lungo circa 12 minuti. L'autore ha raccontato che inizialmente doveva essere un'opera teatrale, ma durante un corso universitario di scrittura qualcuno gli ha fatto notare che quella storia non sembra una commedia teatrale, ma un film. Sul sito ufficiale comunque sappiate che viene descritta come un incontro tra Little Miss Sunshine e Neo Genesis Evangelion. Iniziamo bene. La storia segue un gruppo di 5 amici otaku: Mari, Spencer, Toki, Randy e Magical Savior Justice Rita-chan, che per semplicità chiameremo solo Rita. I 5 partono insieme per raggiungere una fiera del fumetto chiamata Kotakon, che per chiarire non esiste davvero, ma sembra molto ispirata a quelle convention americane come ad esempio l'Otakon, una delle fiere più grandi e conosciute del settore. A prima vista la serie appare semplicemente cringe. Un gruppo di nerd vestiti in modo strambo infilano parole giapponesi mentre parlano e fanno riferimenti continui ad anime e videogiochi. E secondo me la cosa più interessante di questa serie è proprio il fatto che sembrino reali. Soprattutto nel nostro giro è facile conoscere qualcuno così, o persino rivedersi in loro, che sia nel presente o nel passato. Io purtroppo mi ci rivedo troppo quando usano parole giapponesi a caso. Oh no, è così che appaio all'esterno. Nani? Nel primo episodio, chiamato Road Trip, Mari-chan passa a prendere in macchina un personaggio dopo l'altro, con la musica Vocaloid blastata al massimo volume. Ognuno di loro ha qualcosa che non vede l'ora di fare in fiera. Spencer vuole incontrare l'autore del suo webcomic preferito. Randy ha un torneo di videogiochi da vincere, mentre Rita, Toki e Mari parteciperanno alla gara cosplay con una scenetta ideata da loro. Cosa mai potrebbe andare storto? All'inizio è tutto leggero, con una semplice introduzione ai personaggi e alla storia, ma mentre il gruppo è in viaggio verso il Kotakon, Rita e Randy finiscono per litigare pesantemente. In realtà quasi tutto il gruppo sembra non sopportare Rita, la trovano fastidiosa, testarda e non volevano nemmeno che partecipasse al viaggio. Forse solo Mari-chan prova un po' di simpatia per lei. Comunque la situazione degenera velocemente. Randy si lamenta, Rita perde la pazienza, i due si danno del baka a vicenda e quando Rita inizia a picchiare Randy, Mari, distraendosi, finisce per fare un incidente con un camion. L'episodio si chiude con una scena inquietante e sanguinolenta. No, non finiscono in un isekai. Il secondo episodio è piuttosto cupo e deprimente, ma ecco cosa succede. Dopo l'incidente, il gruppo finisce all'ospedale vicino alla fiera. Sono tutti illesi, tranne Mari-chan. Proprio lei, che era alla guida e che ha cercato di gestire la tensione con gentilezza, è l'unica ad essersi fatta male sul serio. Ha infatti subito un grave trauma cranico e non si risveglia. Gli amici discutono e alla fine prendono la decisione di separarsi e lasciare Mari in ospedale per proseguire comunque verso il Kotakon. Tutti tranne Spencer, che sceglie di restare accanto a lei. Ottimi amici, direi. Ed è proprio Mari-chan a diventare il punto di partenza da cui iniziano a trasformarsi le vite degli altri. Ogni personaggio
porta con sé una storia da raccontare e la serie dedica a ciascuno di loro un episodio intero, scavando nella loro psicologia e nei loro traumi. E così, quando il gruppo arriva al Kotakon, queste crepe iniziano ad aprirsi. Partiamo da Randy. Randy è un adulto che vive ancora con sua madre, passa le giornate tra videogiochi e cibo e si comporta spesso in modo disgustoso. Don't tell me to... Oh, God. A prima vista sembra proprio un tipo insopportabile e non sembra preoccuparsi né per Mari in ospedale né per Toki che scoppia a piangere nella stanza dell'albergo. Randy però è tanto insicuro, soprattutto del fatto di non avere ancora una ragazza, e questo è un suo chiodo fisso. Sin dal primo episodio capiamo che il vero motivo per cui vuole andare al Kotakon è partecipare al torneo del picchiaduro Sky Fighter. Il premio è di una gift card e $80 spendibili solo tra gli stand della fiera, che quindi non è denaro reale, ma per lui conta comunque. Al torneo, quindi, Randy si sfida con una ragazza seduta accanto a lui e perde al primo round. Tutta la sua autostima si basa nell'essere bravo sui videogiochi e il fatto che una ragazza l'abbia battuto scatena in lui una serie di sentimenti negativi. Dopo il torneo la rivede in fiera e si avvicina a parlarle appena il suo ragazzo si allontana. Vuole impressionarla, si vanta del fatto che sta prendendo lezioni di giapponese, ma sa dire solo "sono Randy" Watashi Randy. e invade i suoi spazi in maniera super imbarazzante. All'inizio lei, per educazione, prova ad ascoltarlo, ma il disagio è tale che ad una certa prende e se ne va. A metà episodio c'è una sequenza molto interessante di una sua scena del passato, ispirata però ad Undertale. Non voglio spoilerarvi i dettagli, perché sinceramente un po' spero che andiate a vedere questi episodi. Comunque è molto carino come riferimento, fatto benissimo, peccato che Randy non segua assolutamente il consiglio che il gioco gli sta dando e continua a seguire la ragazza per la fiera. Appena la ragazza torna sola perché il suo ragazzo si allontana per andare in bagno, Randy si avvicina. Ancora. Stavolta le regala un pupazzo con il suo aspetto e continua a starle addosso fino a superare il limite. La molesta, provando a baciarla. Quando lei lo respinge, Randy fugge senza neanche chiedere scusa e l'episodio finisce così. Ho provato un disagio puro per tutta la durata dell'episodio perché sembra tutto davvero fin troppo reale. Da ragazza posso dirvi che ho subito anch'io situazioni simili e ho sentito storie del genere anche da alcune mie amiche. Penso che questo episodio metta in luce due aspetti. Da una parte la difficile realtà che vivono le donne nelle fiere del fumetto e dall'altra come l'insicurezza e la bassa autostima possano spingere una persona a comportamenti estremi e disturbanti. Ma proseguiamo col quarto episodio, quello inizialmente rimosso da YouTube e che adesso presenta un disclaimer che dice: l'episodio 4 di Too Kawaii for Comfort contiene contenuti che possono essere considerati per un pubblico dai 17 anni in su o non adatti allo streaming. Fosse solo quello il problema. Comunque la protagonista adesso è la giovane artista Toki-chan, una ragazza timida e introversa che si riconosce subito dal suo cappello a forma di panda. Sembra quasi invisibile nel gruppo, ma quello che le succede è forse uno dei momenti più disturbanti dell'intera serie. Mentre gli altri si godono la convention, Toki passa gran parte del tempo a dormire e a piangere per colpa di quello che le ha detto Rika poco prima in ascensore. Cose come: non sai disegnare perché non hai talento, sei inutile, nessuno vorrà mai starti vicino e non morirai da sola, vivrai da sola. Sì, Rita è una tipina molto particolare, presto arriverà anche il suo momento nella serie. Improvvisamente suona la sveglia di Toki e si rende conto che potrebbe essere in ritardo per il panel su come fare i peluche a mano. Corre fin lì, ma è inutile. La sala è già piena e chiusa al pubblico. Poverina, si vede che ci teneva. Per caso, o forse per disperazione, decide di iscriversi a un anime dating game, ovvero un gioco in cui i partecipanti vengono abbinati al buio in base ai loro interessi, rispondendo a delle domande. A quanto pare questa cosa esiste davvero in America. Io l'ho vista forse solo in Drag Race, vabbè. Il fatto che Toki, così chiusa e insicura, scelga di partecipare dice molto su quanto sia emotivamente instabile in quel momento. Probabilmente sta ancora pensando alle parole di Rita. Comunque sì, Toki viene scelta per partecipare al gioco e deve fare domande a 3 partecipanti. E alla fine sceglie il terzo, un ragazzo di nome Daniel. Guardandolo penserete: mamma mia, sto tipo è strano.
E avete ragione, Daniel non solo è un fan di Corpse Party, è anche inquietante, fuori luogo e pure razzista. Tuttavia, nonostante sia terribile, succede qualcosa di inaspettato. Daniel fa un complimento a Toki sui suoi disegni. Per lei questo gesto significa tantissimo, le confessa che i suoi amici non la pensano così e anche lui dice che non viene mai capito dai suoi amici. Vabbè, secondo me i motivi sono un po' diversi, ma ok. Comunque l'attore che interpreta Daniel riesce a renderlo veramente fastidioso. Raga, la sua sola presenza mi mette a disagio, ma direi che il punto è proprio quello, quindi tanto di cappello all'attore. Daniel invita Toki nella sua stanza, dove si trova con altri amici. Yo, this is Toki. She's cool. Okay. Hey, Toki. Hey. Decidono di giocare a un drinking game su Beyblade mentre guardano un episodio della serie, ma purtroppo, come abbiamo già visto nell'episodio precedente, la situazione degenera. Daniel inizia a provarci con Toki, toccandola. Lei si sente a disagio e scappa. Ma perché in questa serie tutti gli uomini finiscono per oltrepassare i limiti? L'episodio finisce in maniera davvero strana, ovvero rivelando le fantasie di Toki sui tentacoli. Ok, capisco l'intento. Toki, che nonostante la sua timidezza e il suo imbarazzo lascia emergere una parte più nascosta di sé, però non volevo saperlo. Grazie comunque. Il quinto episodio è dedicato a Rita. For the last time, Mari, I told you have to call me Magical Justice Savior Rita-chan. Anzi, perdonatemi, Magical Savior Justice Rita-chan, probabilmente il personaggio più complesso e profondo dell'intera serie. In superficie appare semplicemente crudele, tratta male chiunque le stia vicino, si comporta come se fosse superiore a tutti, ma dietro quell'atteggiamento aggressivo si nasconde una persona fragile e sola. Come detto prima, Rita vuole fare una scenetta per presumibilmente una gara cosplay della fiera, che prende terribilmente sul serio. Ed è per questo che si arrabbia così tanto quando scopre che Toki ha dimenticato un accessorio e non vuole più partecipare. Riadatta quindi tutto il copione e nel bel mezzo dell'esibizione in solitaria la sua parrucca le scivola dalla testa e rivela il suo cuoio capelluto pieno di ferite e zone senza capelli. Sarò sincera, fa impressione, ma se fosse stato fatto meglio sarebbe stato davvero terrificante. Per fortuna il budget degli effetti speciali era basso, o mi sarei cagata sotto. Sin dall'inizio dell'episodio la serie lascia intendere che Rita soffra di gravi problemi mentali e che si ferisca da sola durante probabilmente degli episodi psicotici. Suo padre viene mostrato più volte come una persona premurosa, ma soprattutto tanto preoccupato per lei. È severo, sì, ma non per cattiveria. Le proibisce di andare al Kotakon soltanto per far sì che sia al sicuro e che non diventi un pericolo per se stessa. Rita però scappa di casa di nascosto e rompe il telefono per impedire ai genitori di rintracciarla. Dopo il fallimento della scenetta, devastata dall'umiliazione, si siede da sola fuori dall'edificio ed è lì che incontra Michelle, una ragazza super simpatica che si avvicina a lei per chiederle una foto insieme, facendogli complimenti per il suo cosplay. E in qualche maniera, tra le due, nasce una connessione speciale. Michelle sembra sinceramente affascinata da Rita e le due passano il resto della giornata insieme. Girano per la fiera, scattano foto, mangiano pochi, ridono. Poco a poco sembra nascere persino qualcosa di più profondo. E per la prima volta nella serie vediamo Rita davvero felice. Ed è qui che entra in gioco una delle teorie più inquietanti. Michelle non esiste. Secondo molti spettatori, Michelle sarebbe un'allucinazione creata dalla mente di Rita. All'inizio dell'episodio viene infatti detto che il dosaggio dei suoi farmaci è stato modificato e che avrebbe avuto bisogno di tempo per adattarsi, e Rita smette di prenderli prima di partire per il Kotakon. Che la sua mente abbia creato Michelle come forma di conforto dopo l'umiliazione subita sul palco? Ha senso, no? Il problema è che l'autore della serie, Luke Palmer, non è per nulla d'accordo con questa teoria. Spiega che nella sua esperienza personale non ha mai visto persone non medicate arrivate a inventare completamente qualcuno. Aggiunge una riflessione molto più importante. Così tante persone trovano più credibile l'idea di un'allucinazione piuttosto che quella di qualcuno disposto ad amare Rita. Come se una ragazza come lei fosse troppo sbagliata per meritare del sincero affetto.
Questa cosa mi ha fatto pensare. L'autore non smonta del tutto la teoria, dice che ognuno può credere quello che vuole e che secondo lui forse Michelle è reale, forse Rita ha solo incontrato qualcuno che le concede un nuovo inizio, la conosce senza il peso del suo passato e senza vedere il dolore che si porta dietro. Nonostante sia un personaggio piuttosto insopportabile e aggressivo, probabilmente Rita è quella che mi ha colpito di più per il suo essere imperfetta, ma reale. E se questa sua descrizione vi ricorda qualcuno... Ebbene sì, l'autore ha confermato di essersi ispirato ad Asuka di Evangelion per la creazione di Rita. Che dire, comunque Michelle alla fine della fiera se ne va e a questo punto viene spontaneo chiedersi: finisce così questa storia? Con tutti i personaggi separati, infelici e con gli stessi problemi di prima? Non è ancora detto, perché manca il sesto e ultimo episodio, Spencer. Torniamo un attimo indietro. Dopo che Rita-chan e gli altri lasciano l'ospedale, Spencer trova per caso qualcosa che lo preoccupa molto: le medicine di Rita in un cestino della spazzatura. Con la sua malattia mentale, lasciarla girare senza farmaci può diventare pericoloso, così Spencer decide di lasciare Mari in ospedale per trovare Rita e restituirle le sue medicine. Spencer mi sembra proprio quel tipo di persona che continua a prendersi cura dei suoi amici anche quando lo trattano male o lo ignorano. Durante le sue ricerche, a parte la scena imbarazzantemente lunga sul workshop di un tizio steampunk, Spencer finisce nello stesso ascensore di Michael Henry, ospite della fiera e creatore del webcomic che il nostro Spencer adora. All'inizio il ragazzo è paralizzato dall'imbarazzo, incontrando così per caso il suo idolo assoluto, ma alla fine trova il coraggio di parlargli, ma soprattutto di chiederle aiuto. Perché la verità è che Spencer è ormai distrutto per colpa dell'incidente, della situazione di Mari, del comportamento dei suoi amici. Assurdo ma vero, l'artista accoglie la sua richiesta di parlare un altro po' e i due finiscono in un bar, dove Spencer si apre completamente. Gli dice che non sa più cosa potrebbe renderlo felice e gli chiede come si fa ad andare avanti. Anche qui, incredibile ma vero, Michael Henry, invece di liquidarlo o trattarlo come un fan a caso, lo sta a sentire e gli dà consigli sinceri, umani, che per Spencer significano moltissimo. Vi giuro che per come stava andando questa serie non me lo aspettavo proprio. Questa scena mostra sia Spencer che inizia a superare il trauma dell'incidente, ma anche qualcuno che sta lentamente cominciando a guarire da tutto il dolore che si porta dietro da tempo. Ed è impossibile non affezionarsi a lui in quel momento. Veramente sono troppo felice per Spencer. Finalmente un personaggio che riesce a essere davvero felice. Mari-chan nel frattempo, alla fine dell'ultimo episodio, sembra essersi svegliata in ospedale, ma è completamente andata di testa. OMG, that is so funny! Miku-chan, you are so funny! Come dicevo prima, non vi ho raccontato nel dettaglio cosa succede minuto per minuto, perché se dovesse avervi incuriosito, mi raccomando, andate a vedere la serie completa per supportare l'opera originale. In tutto ciò, avete notato un dettaglio? Mari è l'unico personaggio a non avere un episodio dedicato. Non sappiamo quasi nulla sulla sua vita prima dell'incidente e neanche come vede gli altri membri del gruppo o cosa ne pensa realmente di loro. Ed è strano perché in fondo è proprio lei che guida l'auto e che tiene insieme il gruppo. Beh, posso dirvi che con la crescente popolarità di Too Kawaii for Comfort su TikTok, i creatori della serie, oltre ad aver iniziato a vendere merch, ad aver aperto un Kickstarter per il pupazzo ufficiale di Rita-chan e di aver organizzato raduni durante le fiere, hanno annunciato l'arrivo di un ultimo episodio conclusivo. E sapete cosa? Questo episodio sarà animato, includerà doppiatori conosciuti nel giro e vedrà persino il ritorno di alcuni membri del cast originale, ma anche nuovi volti. Sì, a quanto pare l'attrice di Rita-chan ha lasciato la recitazione e sta studiando giurisprudenza adesso. Plot twist. Ovviamente molti fan pensano che questo episodio finale sarà proprio dedicato a Mari-chan. Anche lo stile con cui è disegnata sembra diverso rispetto agli altri personaggi, come se appartenesse ad un altro mondo. Forse vedremo finalmente la sua storia dal suo punto di vista? Io spero di sì. Non si sa quando arriverà con certezza, ma la produzione è ufficialmente iniziata a settembre 2025. Raga, io non vedo l'ora. Too Kawaii for Comfort mi ha colpito molto più di quanto immaginassi. La serie prende in giro la cultura weeb, ok, a volte in modo persino crudele, ma non con cattiveria,
anzi lo fa con una sincerità quasi dolorosa, ti costringe a guardare certi comportamenti dall'esterno, a provare imbarazzo, magari persino a riconoscerti in qualcosa che preferiresti dimenticare. Sotto l'assurdità, il cringe, le reference ad anime e videogiochi, le battute imbarazzanti e le situazioni estreme, la serie parla di persone reali, insicure, confuse e che cercano un posto in cui sentirsi accettate. Chiunque abbia passato anni online, trovando rifugio negli anime, nei videogiochi o nelle fiere del fumetto, probabilmente rivedrà qualcosa di sé in questa storia. Anche solo per un momento. Ed è una sensazione strana perché ti fa rabbrividire, ma allo stesso tempo ti fa ridere, ti mette a disagio, ma in qualche modo ti consola, perché ti ricorda che non sei l'unico ad esserti sentito fuori posto. E forse è proprio questo il messaggio finale di Too Kawaii for Comfort. Dietro ogni persona strana c'è sempre qualcuno che sta solo cercando di essere visto, capito o amato. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vedrete questa serie o se la conoscevate già. Io vi ringrazio per aver visto il video fin qui e ci vediamo alla prossima. Ciao miau!